Ciao a tutti! Oggi andiamo a provare una ricetta con un mix di farina e petra, che secondo il mio parere è un'ottima accoppiata. Ma vediamo gli ingredienti. Abbiamo 262 g di petra 5037, 65 di petra 3, 223 g di acqua, temperatura ambiente, 10 g di sale e per finire 0,8 g di lievito fresco. Passiamo al procedimento. Allora, iniziamo con le nostre farine. Praticamente la percentuale sarà di 80% di petra 5037 e 20% di petra 3. Si iniziano subito a mescolare. La petra 3 è una farina di tipo 1, ha un 13,5 g di proteine, mentre la petra 5037 è una farina di tipo 0 e ha circa 13,2 g di proteine. Si inizia subito mescolando e sciogliendo il lievito. In questo caso abbiamo utilizzato lievito di birra fresco. Le quantità sono sicuramente molto basse. Con tutta sincerità probabilmente può essere anche aumentato di un pochino con la procedura che andiamo a fare. Effettivamente potrebbe essere anche aumentato un pochino. Iniziamo subito a mettere qualche cucchiaio di farina e come vedete è un impasto a mano, quindi uso sempre il solito metodo per iniziare, quindi vado a fare una sorta di pastella iniziale e mettendo qualche cucchiaio, vedete come rimane molto liquido tutto ancora. Metto qualche cucchiaio di farina e quando arrivo a questa consistenza aggiungo subito la parte del sale e mescolo per circa 3 minuti in modo abbastanza energico. Passati questi 3 minuti vado avanti con l'aggiunta piano piano della farina restante. In questo caso vi consiglio poi di passare o a un cucchiaio o a un leccapentole, visto che comunque ha un'idratazione abbastanza alta questo impasto. Siamo sul 68%. Vedete che rimane molto molle, appiccicoso, però posso dire che come farine sono farine che assorbono molto bene comunque l'acqua. Come vedete insomma sì, è un impasto a mano, però vedete che si riesce comunque a lavorare. Vedete, la tecnica che uso è prendo una parte dell'impasto, lo tiro e poi lo riporto al centro e faccio delle sorte di pieghe. Quando arriviamo a questa consistenza lasciamo riposare l'impasto per una decina di minuti, mi raccomando copritelo sempre così non si secca troppo, e poi si riprende a fare qualche piega e vedete che già dopo i 10 minuti di riposo l'impasto si presenta comunque molto diverso rispetto a quello precedente. Insomma, tenete conto che l'impasto che abbiamo fatto, la prima parte dell'impasto più o meno è durata 10 minuti. Io uso 5 minuti con il leccapentole e poi gli altri 5 minuti a mano. Lasciamo, dopo averlo impastato per un altro paio di minuti, lasciamo ancora riposare, facciamo il secondo riposo
e anche qua di una ventina di minuti, e vedete che qua andiamo praticamente a terminare un po' il nostro impasto. Facciamo qualche piega ancora, quindi proprio un minuto, non di più. Ungiamo un pochino una ciotola e la mettiamo il nostro impasto a riposare in frigorifero una decina di ore. Però prima, mi raccomando, fate circa un'oretta fuori frigo appena prima di metterla in frigorifero. A questo punto, passate le 10 ore, possono essere anche un pochino di più, non è un problema. Vado a fare una laminazione. Questo io lo utilizzo per dare un po' forza all'impasto e per avere poi diciamo, nel bordo della nostra pizza una texture un pochino più fine, quindi per non avere quelle bolle giganti che almeno a me piacciono un po' meno, ma a qualcuno potrebbe piacere, per carità. Io la voglio un po' più fine e quindi faccio questo tipo di laminazione di solito. Se non la volete fare, non è un problema, va benissimo, ecco. Avrete probabilmente delle bolle un po' più grandi se vi piace questo tipo di consistenza nel cornicione della pizza. A questo punto lasciamo riposare ancora, sempre nel frigorifero, e arriviamo allo staglio dei nostri panetti. Nel mio caso faccio 2 panetti da 280 grammi e poi lascerò a lievitare per circa 6 ore a temperatura ambiente, siamo sui 19-20 gradi. Mi raccomando, fate bene le nostre palline, chiudetele e lasciatele riposare. Questo qua è il nostro panetto dopo le 6 ore dell'ultima lievitazione, e passiamo alla stesura. Faccio sempre la solita margherita, quindi niente di particolare, proprio per andare a gustarci proprio l'impasto più che altro, e quindi andare poi dopo a fare un confronto con un po' le altre. Vedete che l'impasto si stende molto bene, direi che è molto elastico. Il nostro pomodoro, questi sono datterini della Mutti, un po' di parmigiano, che noi di Parma adoriamo, un po' di mozzarella di bufala spezzata e l'olio di Matera. Questo, passiamo alla cottura, circa sempre 1 minuto e 30, con platea sui 470-460, 500 gradi invece la parte sopra. Vedete che si colora abbastanza bene. Questa farina può essere portata comunque anche
più avanti, ecco, la lievitazione si presta, soprattutto la 5037 si presta veramente molto bene a lunghe lievitazioni, ovviamente con l'aiuto del frigorifero. Ecco, bello croccante appena tolto, e dopo qualche minuto vedete la consistenza si ammorbidisce il nostro, e facciamo il taglio per vedere il nostro cornicione all'interno. Allora, questa pizza con questo mix rimane molto morbida internamente e croccante fuori, bella asciutta, scioglievolissima, quindi veramente un'ottima abbinata. Secondo me la parte della Petra 3 rende l'impasto più saporito, e dà quel tocco in più che non guasta. Qui faccio l'assaggio. No, è molto buona, veramente. Anche mia famiglia dice che questo mix è buono. Provatele anche voi e poi fatemi sapere. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like e registratevi al canale. Ciao a tutti!